Dal momento in cui ho saputo che sarebbe uscito un nuovo modello del leggendario SL1200 di Technics, ho iniziato a stressare Hi-Fi di Prinzio per farmelo inviare in prova. Quando poi ho ricevuto l'invito a creare una video recensione direttamente da Panasonic, non solo mi sono sentito onorato, ma ho iniziato a contare i giorni. Beh, l'attesa è finita, finalmente potrò mettere le mani su questo nuovo SL 1200 GR2, il ritorno della leggenda. In questo video vi mostrerò il contenuto della confezione e la prima installazione e vi consiglierò anche a quale testina abbinarlo effettuando delle prove di ascolto mirate. E poi vi dirò come si comporta in confronto al mio Technics SL1500C, fedele compagno di ascolti da ben 4 anni. Il tutto condito da un pizzico di storia su questo giradischi così iconico, l'SL1200, anche per fare chiarezza una volta per tutte sull'annosa questione: è un giradischi per DJ o per audiofili? Il primo giradischi progettato da Technics è l'SP10, che arriva sul mercato nel 1970 ed è anche il primo giradischi a trazione diretta. Fino a quel momento il giradischi è essenzialmente con trazione a cinghia, mentre quello a puleggia, caratteristico dei primordi di questo componente, è per lo più in dismissione. La cinghia è una filosofia che ancora oggi ha tantissimi sostenitori, ma anche molti detrattori, perché l'usura della cinghia e le vibrazioni della cinghia trasmesse al piatto possono alterarne la velocità e di conseguenza degradare la resa sonora. Un motore a trazione diretta consente invece una velocità di rotazione costante, perché è un motore a bassa velocità collegato direttamente al piatto. Ed è proprio questa caratteristica, unita al fatto di arrivare in brevissimo tempo ai giri giusti, che fa subito dell'SP10 l'apparecchio di riferimento delle stazioni radiofoniche del tempo. E a proposito, ricordo che siamo negli anni 70, all'inizio degli anni 70. Non ci sono ancora i computer, tantomeno i CD, e la musica viene messa ancora a mano dal DJ o da chi lo assiste, per cui è essenziale che il giradischi sia sempre performante, rapido nella messa in moto e che abbia una velocità di rotazione costante. Detto questo, progettando l'SP10, le intenzioni iniziali di Technics erano quelle di fornire alla classe media un giradischi per l'ascolto casalingo di qualità, non certo di realizzare il miglior giradischi per DJ. L'SP10 è il babbo di tutti i Technics ed è doveroso partire da quel modello, nonostante fosse sprovvisto di braccio, che andava aggiunto a parte. L'avvicinamento al leggendario SL1200 avviene l'anno successivo, 1971, con l'SL1100, il primo modello a trazione diretta ad avere il braccio integrato in un corpo pressofuso piuttosto compatto. È il modello protagonista della nascente hip hop culture, proprio per la sua facilità di utilizzo nel mixare musica al volo. E a tal proposito è interessante ricordare questo aneddoto. DJ Kool Herc, ritenuto il fondatore della musica hip hop, organizzò un party per il compleanno della sorella e intrattenne tutti gli invitati mettendo musica su 2 SL 1100. E quindi la performance che dà vita alla musica hip hop è stata realizzata grazie a 2 giradischi Technics. Solo un anno dopo, nel 1972, arriva la prima incarnazione dell'SL 1200, che migliora il predecessore in ogni aspetto. Corpo pressofuso in alluminio, resistente alle vibrazioni, piatto robusto che arriva ai giri giusti all'istante, senza contare l'aggiunta dei dot, della luce strobo, così come del controllo del pitch. Alcuni dei tratti caratteristici di un look iconico che affascina ancora oggi, dopo ben 50 anni. E dobbiamo ripetere quanto detto per l'SP10, nel senso che Technics non aveva in mente i DJ da discoteca quando ha progettato l'SL 1200, ma di sicuro l'SL 1200 è stata la ciliegina sulla torta per la crescente club culture e la rapida ascesa della figura amatoriale e professionale del DJ. E a proposito, il primo modello
concepito espressamente per DJ, è l'MK2 del 1979, realizzato a partire dall'ottima base del 1972 e perfezionato da Technics proprio raccogliendo le opinioni della community che quel giradischi lo aveva utilizzato per le serate in disco. Anche i promo dell'epoca lo presentano come un apparecchio destinato all'utilizzo nei club. L'innovativo fader per il controllo del pitch, unito al perfezionamento delle caratteristiche già presenti sui modelli precedenti, definisce per sempre la leggenda dell'SL 1200. Da qui in avanti Technics perfeziona l'SL 1200 di modello in modello, di pari passo all'evoluzione tecnologica del settore hi-fi, tenendo conto che la serie MK è sempre stata quella dedicata espressamente al mondo del DJing, con gli altri modelli dedicati all'audiofilo. Ed è infatti con un modello pensato per l'ascolto di qualità casalingo che Technics riparte nel 2016, dopo uno stop di 6 anni dovuto al progressivo declino del vinile, ma direi soprattutto dovuto al calo delle vendite dei suoi giradischi. La storia recente però la conosciamo bene. Il vinile, dato ormai per spacciato, si riprende grazie alla sua gloriosa community che non solo non lo ha mai abbandonato, ma è stata l'artefice del successo odierno, quello che abbiamo visto negli ultimi anni, anche grazie a questo canale. L'SL 1200 GAE arriva nel 2016 in tutto il suo splendore silver dorato, portando una grande innovazione per ripartire col botto. Il motore coreless, ossia senza nucleo in ferro, progettato per ridurre drasticamente le vibrazioni e dedicato all'ascolto di grande qualità. In quanto Grand Class Anniversary Edition ha però un prezzo importante. Ci penserà il GR, commercializzato a partire dall'anno successivo, 2017, ad essere più avvicinabile dalle tasche degli appassionati, mantenendo comunque prestazioni qualitative eccellenti. Ebbene, a distanza di 6 anni, nel 2023, l'SL 1200 GR2 arriva per stabilire nuovi standard in termini di affidabilità e prestazioni sonore, partendo dalla base del 2017 e arricchendola con i progressi tecnologici sperimentati da Technics su altri suoi apparecchi, non solo giradischi. È stato un grande piacere ripercorrere con voi e per voi le tappe principali della storia di un giradischi così iconico. Adesso però è arrivato il momento di vedere da vicino questo nuovo SL 1200 GR2. Se ti sta piacendo questo video lascia un like, ci vuole un attimo e mi aiuta a creare altri contenuti come questo. E poi fammi sapere nei commenti qui sotto qual è il modello di Technics presente nel tuo impianto e quale invece vorresti acquistare e perché. Si spacchetta! Sul fianco, oltre al motto e al logo del brand, troviamo il nome del modello SL 1200 GR2 e la sua colorazione silver, quindi argento. Mettiamo la scatola in posizione più comoda per essere aperta e vediamo che qui oltre al logo di Technics c'è il motto Rediscover Music, motto che accompagna Technics dal suo ritorno nel mercato dei giradischi, precisamente dal 2016. E qui vediamo la prima novità di Technics, perché questo è il primo prodotto di Technics e quindi anche il primo giradischi che ha un imballo prevalentemente in carta. Si è evitato completamente l'utilizzo di polistirolo e il più possibile l'utilizzo di plastica, ovviamente per andare incontro all'ambiente, quindi anche in questo caso Technics apre la strada. Qui c'è il manuale d'uso con guida rapida di utilizzo, coperchio antipolvere in plexiglass con le cerniere premontate. In questa busta gialla, classico stile Technics, ci sarà il tappetino in gomma e vediamo esattamente il classico tappetino in gomma che è lo stesso del mio 1500C ed è lo stesso del Gaena che abbiamo visto sul canale. Qui sotto c'è la parte più bella, però prima voglio vedere cosa c'è qui. Ecco qua, qui cosa abbiamo? Qui c'è cavetteria RCA e cavo per messa a terra e qui la cavetteria per l'alimentazione con presa asciugo e presa tripolare. In questo scomparto cosa abbiamo? Vediamo un po'. Qui ci sono tutti gli accessori e infatti se vi ricordate, insomma, in tutti i giradischi vengono inseriti nel polistirolo che è ai lati. In questo caso sono stati messi in questa cassettina
tutta fatta di carta, solo gli involucri sono di plastica. E cosa ci abbiamo qui dentro? Adattatore per 45 giri in alluminio, contrappeso graduato, tutto color argentato, anche la ghiera frontale, il calibro per installare correttamente qualsiasi testina su bracci Technics, portatestina con logo Technics, qui c'è uno spessore che serve anche da peso per testine diverse e qui c'è un pesetto aggiuntivo da installare dietro il braccio per testine più pesanti. Infine la viteria per l'installazione della testina, che però vi ricordo in questo giradischi non è compresa, quelle che vedremo in questo video sono tutte a parte. E siamo arrivati alla parte più bella, il giradischi. Bello massiccio, lo appoggio un attimo fuori campo e torno subito perché qui sotto c'è il piatto. Solo questo pesa 2,5 kg ed eccolo qua, il corpo del giradischi con un peso di circa 11,5 kg. E prima di passare alla postazione per il setup mi limito a fissare il piatto in posizione. Eccoci qua. Eccoci in posizione. Tolgo un attimo il coperchio antipolvere per farvi vedere al volo cosa troviamo nella parte infero-posteriore di questo giradischi. Questa che vedete è la base del giradischi, questi che sto indicando sono i connettori RCA per l'uscita RCA, connettori placcati in oro per evitare l'ossidazione e quindi la degradazione della resa audio nel corso del tempo. E qui accanto c'è il connettore di massa con serraggio a vite e qui abbiamo l'ingresso per il cavo di alimentazione. Proseguiamo con la camera dall'alto per farvi apprezzare al meglio il look glorioso di questo SL 1200 nella nuova incarnazione GR2 e vedremo tutti i dettagli a partire da questi che ho notato all'istante appena l'ho tirato fuori dalla confezione, ossia che tutti i dettagli sono silver come questo, la ghiera anteriore del contrappeso graduato e il selettore per l'anti-skating. Allo stesso modo sull'SL 1210, ossia il giradischi di colore nero, tutti i dettagli saranno neri. Qui c'è l'alloggiamento per l'adattatore per 45 giri che è in alluminio, qui il selettore per accensione e vedete che si accende subito la luce strobo che se voglio disattivare basta premere questo tasto normalmente delegato al pitch control e adesso lo andiamo a vedere. Per circa 2-3 secondi osserviamo la luce che si spegne, allo stesso modo per riaccenderla 2-3 secondi e ci siamo. Qui il classico tasto start stop con il suo feeling morbido ma efficace e vediamo che qui abbiamo i tasti per selezionare la velocità di rotazione. Di default si accende a 33 giri, possiamo andare anche a 45 giri e a 78 giri se premuti entrambi. Stop un attimo per farvi vedere la queuing light, vedete che la torretta si alza con questa luce che ci consente di scegliere il solco giusto anche in situazioni di scarsa luminosità. La rimettiamo al suo posto per farvi vedere tappetino in gomma classico Technics. Qui il piatto con i classici ed iconici dot che in abbinata alla luce strobo ci consentono di sapere a che velocità sta girando il piatto. Lo tolgo un attimo per ricordarvi che si tratta di un piatto in alluminio presso fuso, 2 strati, peso complessivo 2,5 kg compreso il tappetino in gomma, strato inferiore è fatto di gomma pesante che serve a smorzare le vibrazioni e quindi ridurre ogni possibile risonanza che possa andare a disturbare la purezza del segnale audio. E poi vi voglio far vedere questo dettaglio, ci avviciniamo con lo zoom. Agendo su questi switch è possibile modificare manualmente la velocità di partenza e di arresto del piatto. È una possibilità in più, però Technics consiglia di lasciare il controllo automatico, quindi di non toccare nulla per massimizzare le prestazioni del giradischi. E aggiungo io, lasciamo tutto così com'è, non andiamo a smanettare, soprattutto se non siamo esperti, soprattutto se lo abbiamo acquistato per ascolto e non per le nostre serate da DJ. Per quanto riguarda il braccio, che dire? È il classico braccio ADS con sgancio rapido, è un braccio in alluminio messo a punto manualmente dai tecnici dell'azienda con la classica sospensione cardanica stile gimbal ottimizzata con cuscinetti ad alta precisione. Chiudo con 2 parole su questa sezione dedicata al pitch control dicendovi che è possibile andare da -8
a più 8 e premendo questo tasto che moltiplica per 2 da meno 16 a più 16, e poi questo tasto reset che serve, come dice il nome, a resettare il controllo, farlo tornare quarzato, quindi a prescindere dal controllo che abbiamo fatto sul pitch il piatto girerà sempre a 33 giri e un terzo. Beh, che ve ne pare? Adesso vi farò vedere molto rapidamente i passaggi chiave dell'installazione iniziale, perché possono essere utili non solo per questo e tutti gli altri giradischi Technics, ma anche per tutti quei giradischi che utilizzano la stessa filosofia. Quindi trazione diretta, braccio ad S con sgancio rapido. E a proposito, prossimamente arriverà un video bello approfondito, bello ricco, dedicato esclusivamente alla messa a punto del giradischi. Per cui se non siete ancora iscritti è il momento di farlo attivando la campanellina per non perdervi le prossime pubblicazioni. Come sempre vi ricordo, verrò a noia, che prima di iniziare dobbiamo verificare che il giradischi sia in bolla, eventualmente se non lo fosse agendo sui piedini antivibrazione regolabili. E mi raccomando, tutte le manovre che state per vedere vanno effettuate a giradischi spento. L'SL 1200 GR2 ha in dotazione il classico ed iconico porta testina Technics, ma arriva senza testina che dovremo acquistare a parte. La 2M Black di Ortofon rappresenta una delle migliori opzioni per valorizzare come si deve il giradischi, insieme alle altre che vedremo più avanti, selezionate con lo stesso criterio, ossia offrire l'accoppiamento ideale nell'ottica del miglior rapporto qualità-prezzo. C'è solo un problema con la mia 2M Black, che è nella versione plug and play e quindi non necessita di regolazioni, è già premontata e allineata, non va bene per il nostro scopo. Per offrire un servizio più utile vi farò vedere i passaggi essenziali per partire con una VM750SH di Audio-Tecnica, una delle 4 testine provate su questo giradischi. Seguendo il manuale fornito da Technics dobbiamo allineare la testina sul porta-testina aiutandoci con il calibro in dotazione. Dopo averla collegata ai terminali ed aver introdotto le viti, prima di serrarle dobbiamo assicurarci di rispettare questi 2 parametri: allineamento dello stilo alla prossimità del calibro e allineamento della testina al corpo del portatestina, ossia osservando la testina dall'alto, questa deve essere parallela al portatestina. Ora che la nostra testina è pronta, dobbiamo serrarla al braccio. Molto semplice, siamo già pronti. Installiamo quindi il contrappeso sul braccio, settiamo l'anti-skating sullo 0 e togliamo la protezione della testina. Bilanciamo il braccio agendo sul corpo del contrappeso, fermandoci quando il braccio, in posizione libera, è parallelo al piatto. A questo punto lo riportiamo nella posizione di riposo e lo blocchiamo col fermabraccio. Giriamo la ghiera interna del contrappeso sullo 0 per farla corrispondere a questa linea presente sul braccio. Settiamo poi la tracking force della testina ruotando tutto il contrappeso per ottenere il valore consigliato dall'azienda produttrice. Per la VM750SH Audio-Tecnica consiglia una tracking force di 2 grammi. A questo punto quindi ruotiamo il selettore dell'anti-skating sullo stesso valore della tracking force, quindi su 2. In base alla testina utilizzata dovremo agire o meno sull'alzabraccio. In questo caso non è necessario, quindi concludiamo il nostro setup controllando di aver regolato a dovere la tracking force aiutandoci con una bilancina digitale. E ci siamo! Siamo pronti a far suonare i nostri amati vinili. Questo brano mi fa sempre godere tantissimo. Il cuore del giradischi, la caratteristica fondamentale di questo GR2 si trova qui sotto e allora mi faccio aiutare direttamente dalle animazioni e dalle grafiche fornite da Technics. Il motore a trazione diretta cordless, quindi senza nucleo in ferro, è stato introdotto, come abbiamo visto, nel 2016 è pensato appositamente per ridurre il fenomeno del cogging, ossia quel disturbo derivante dalla rotazione stessa e che in un giradischi va limitato il più possibile per ridurre le vibrazioni
e massimizzare la resa sonora. A questa componente fisica si aggiunge una innovazione software denominata Delta Sigma Drive, ideata per ridurre ulteriormente le vibrazioni a favore di una rotazione più accurata ed omogenea, prendendo spunto dal perfezionamento del segnale digitale messo a punto nell'amplificatore di fascia alta SU R1000. Quindi motore coreless per la riduzione del cogging e Delta Sigma Drive per azzerare le vibrazioni via software, con l'obiettivo ultimo di ridurre il rumore di fondo e migliorare il segnale audio prodotto dalla testina, con la creazione di una scena sonora più accurata nella definizione e nella spazialità. Oltre a questo, il controllo della velocità di rotazione raggiunge dei risultati eccezionalmente precisi. Guardate qua, per effettuare questo test mi faccio aiutare dall'applicazione RPM disponibile su Android e iOS e da un rotolino di scotch. Come consiglia di fare l'applicazione? Per mettere il telefono perfettamente al centro, più o meno insomma al centro del giradischi. È stata già effettuata la calibrazione come consiglia di fare l'applicazione, quindi calibrare il giroscopio dello smartphone, e l'applicazione consiglia di effettuare 25 rotazioni per avere una misurazione più accurata. Partiamo. Vediamo che arriva subito sul verde, quindi sui giri giusti. Adesso velocizzo il video e taglio anche per arrivare al risultato finale. Torniamo un attimo a velocità normale per farvi notare come sia stabile la rotazione. Ecco cosa ci dice l'applicazione: un'accuratezza di meno 0,02 e un wow e flutter di 0,09. E cosa significano questi risultati? Significa che questo è un giradischi fatto come si deve, perché si ritiene comunemente che la velocità di rotazione debba avere una precisione che si attesta entro più o meno lo 0,5%. Noi abbiamo lo 0,02%, quindi insomma sensibilmente inferiore al gold standard, e poi il wow e flutter dovrebbe essere inferiore a 0,2 e in quel caso è già buono. Ottimo quando è inferiore allo 0,1. Nel nostro caso abbiamo 0,09, quindi inferiore a 0,1. Direi ottimo. Parentesi super nerd conclusa, continuiamo con le caratteristiche di questo GR2 dicendo che, sempre prendendo spunto dai componenti di fascia alta, è stata realizzata un'alimentazione elettrica estremamente silenziosa. In questo caso si è preso spunto dal modello top di gamma SL1000R, ereditando il suo circuito per la cancellazione del rumore. Tutta la bontà di quello che si trova all'interno viene ottimizzata da una struttura veramente massiccia, fatta a due strati, dove l'estrema rigidità è supportata dai piedini in silicone ad alto smorzamento, sempre nell'ottica di isolare la più impercettibile vibrazione, quindi assicurare una resa sonora quanto più vicina a come è stata pensata e poi incisa sui solchi del vinile. Questo insieme di fattori è ciò che rende il GR2 di Technics il nuovo standard nel mondo dei giradischi a trazione diretta. Per godere al massimo, per sfruttare al meglio le caratteristiche di questo nuovo GR2, è opportuno dotarsi di una testina con gli attributi. E nell'ottica di un investimento importante che per anni costituirà la sorgente di riferimento del nostro impianto, è una spesa da far rientrare nel nostro budget anche mentalmente. Se ad esempio una 2M Blue di Ortofon è una soluzione che ci può stare per ammortizzare la spesa, il mio consiglio però è di partire da subito con una testina MM con taglio di diamante più pregiato, ossia uno Shibata, oppure ancora meglio con una MC.
E per questo video, per rimanere sullo standard Shibata, avremo anche due MC con quel tipo di stilo. Quindi vi farò sentire degli spezzoni dalla mia 2M Black di Ortofon, già apprezzata sul 1500C e validissima anche per questo GR2. La seconda MM è la TVM750SH che, come vedete, ha un prezzo inferiore. Saliamo di prezzo con la prima testina MC, ossia una Hana SH, apprezzata da molti appassionati soprattutto negli ultimi anni. Ed infine un'altra Audio-Technica, stavolta MC, ossia la T33SA, la più cara dell'otto. Ecco subito una prima serie di spezzoni. Prima di partire vi segnalo che quello che sentirete è stato registrato via scheda audio dopo aver lavato ed asciugato i dischi con il programma intensivo della mia lavadischi ad ultrasuoni. Prima e dopo ogni registrazione lo stilo è stato pulito con apposito pennellino. Le impostazioni utilizzate sul Prefono seguono scrupolosamente le direttive fornite dalle case produttrici delle testine. Infine, molto importante, non ci sono modifiche in post-produzione se non un match dei livelli audio effettuato via software per compensare le differenti tensioni di uscita delle testine e quindi in soldoni livellare il volume delle diverse testine in modo da capire meglio le particolarità di ognuna di esse, e per farlo vi consiglio di indossare le vostre cuffie di riferimento. Interessante, vero? Vi siete già fatti un'idea? Credo che la prossima serie di spezzoni riuscirà a chiarirla ancora meglio, perché ho registrato uno dei brani, il mio preferito, di Trip with Lady, il disco di Maurizio Bruno, che ho utilizzato in tutti i miei recenti test, trattandosi di una stampa di qualità audiofile, ma venduta a prezzo umano, quindi accessibile un po' a tutti. Ecco, proprio grazie all'analisi attenta di questo brano sono riuscito a definire e confermare le mie impressioni iniziali ottenute mediante l'ascolto in audio ambientale, ossia tramite diffusori. Le due MM disegnano una scena molto simile, con la 2M Black che è un filo più brillante e questo ad alcuni potrebbe anche non piacere. Nel complesso, nel rapporto qualità-prezzo, mi sento di preferire la VM750SH di Audio-Technica, perché in alcuni frangenti viene fuori una rotondità e quindi una gradevolezza d'ascolto maggiore rispetto alla 2M Black, e poi costa anche un filo meno. Spostandoci sulle testine MC, la Hana SH migliora leggermente in musicalità e nel rumore di fondo, nel senso che è meno percettibile, e questo è un bene, rispetto alle due testine MM, ma è con la T33SA che avviene il matrimonio perfetto con questo giradischi. Nozze brillanti perché è in assoluto la più musicale, la più definita nello spazio, la più silenziosa. Con incisioni di livello come questa sembra di stare ascoltando un CD, ma con il calore tipico del supporto analogico. Per una partenza col botto, senza dubbio, la mia preferenza va alla T33SA. Per una partenza comunque ottima, ma che ci fa risparmiare qualcosa, andrei sulla 750 SH, sempre di Audio-Technica. Naturalmente queste sono mie preferenze e come tali sono estremamente soggettive. Il modo migliore, lo ricordo sempre,
per capire con le nostre orecchie qual è la testina che fa per noi è di recarsi in un negozio hi-fi specializzato, e nel mio caso non posso che consigliarvi Hi-Fi di Prinzio, dove sapranno assistervi per ogni vostra esigenza. Nel confronto col mio adorato SL 1500C vince questo GR2, perché pur trattandosi di sfumature nell'ottica di una solida base di partenza fornita dall'esperienza di Technics, si tratta comunque di quelle sfumature sostanziali che fanno la differenza, apprezzabili soprattutto quando si ha alle spalle un'esperienza pregressa fatta su altri modelli. Intendiamoci, rimango sempre soddisfatto del mio 1500C e lo ricomprerei domani, e infatti me lo tengo bello stretto per tutti i momenti belli che mi ha regalato. Non me ne separerei mai, ma devo andare oltre il cuore e cercare di essere obiettivo. Poche storie, il GR2 ha una marcia in più, unita ad un look iconico che non necessita di ulteriori spiegazioni e ha una differenza di prezzo giustificata dalle sue prestazioni e dalla maggiore solidità e cura complessiva di costruzione. Ma alla fine è un giradischi per DJ o per audiofili? In realtà può essere utilizzato da entrambi con uguale soddisfazione, anche perché molti DJ lo utilizzano. Sappiamo però che i 1200 dedicati espressamente ai DJ sono quelli della serie MK. Un indizio banale? Guardate l'MK7, l'ultimo nato della serie MK. Non ci sono le cerniere per il coperchio antipolvere, perché questi sono giradischi che tendenzialmente viaggiano sempre nelle apposite valigette da DJ. Il coperchio antipolvere non serve quando vai a suonare nei locali. Quindi sì, è un modello che può essere utilizzato anche dai DJ, anzi addirittura alcuni utilizzano i Technics di fascia ancora più alta. Però dovete sapere che questo è un modello espressamente dedicato all'ascolto, espressamente dedicato all'audiofilo, come il modello che ha ridato vita al marchio Technics nel 2016. L'unico dettaglio che non mi convince in tutta questa meraviglia è rappresentato dai cavi RCA. Attenzione, io non sono uno di quelli che crede nei miracoli dei cavi pitonati / esoterici, però per un giradischi da 2000 euro mi sarebbe piaciuta una cavetteria un filo più massiccia. Magari non cambierà niente a livello sonico o sarà un miglioramento impercettibile, ma il fatto è che anche l'occhio vuole la sua parte e un filo più massicci mi sarebbero piaciuti di più. Questo è appunto, come ho detto, un dettaglio che ho lasciato volutamente in coda perché non sposta minimamente il mio giudizio complessivo su un giradischi che reputo eccezionale. E anzi, a proposito, scusate un attimo che devo fare una telefonata e metto in viva voce così siete testimoni tutti. Pronto? Pronto? Ciao Johnny, dimmi veloce perché sono con un cliente. Sarò telegrafico, ho finito la recensione del GR2 e ci stanno ascoltando tutti, quindi attento a quello che dici perché rimangono le prove. Come sempre, con me sei una botte di ferro. Ascolta, ma se io volessi affiancare questo GR2 al mio 1500C, che ti ricordo ho acquistato da te... Ok, e quindi? Mi tratti bene, vero? Lo sai che qui ho poco margine. Vabbè dai, ti faccio un bel regalo, dai. Proprio le parole che volevo sentirmi dire. Grazie Luciano, ciao! A presto e buoni ascolti.